questo signore? Si chiamava Antonio Leonardo Verri. Era un omone imponente e un po' traballante. È nato e vissuto per meno di mezzo secolo in un paesino vicino Lecce, chiamato Caprarica, e con la sua auto, una piccola 126 blu, ha girato in lungo e in largo il suo Salento. Antonio era un poeta di quelli che giocano con le parole, le modellano, le inventano, le fanno addirittura diventare le protagoniste di quadri. Grazie alle sue poesie è arrivato ovunque, in Svizzera, in Francia, in America Latina, in Canada. Dava così tanta importanza alla poesia e all'espressione che ha cercato in tutti i modi di creare luoghi, fisici e cartacei, e dove leggere, scrivere, esprimersi, creare e diffondere cultura. Era come un ragno, tesseva i suoi fili di ragnatela, tra i quali rimanevano impigliati poeti, scrittori, artisti, pittori, letterati, musicisti. Ci rimasi impigliato anch'io e così nacque la nostra amicizia. Era un vulcano di idee, instancabile e inarrestabile. Fondava riviste e coinvolgeva una moltitudine di colleghi e amici, salentini, italiani, europei, americani. Antonio era salentino e amava il suo territorio, i suoi tesori storici e naturali, i menhir, i dolmen, le campagne cariche di ulivi, il mare, i suoni, i movimenti e le persone che poeticamente abitavano il Salento e dalle quali traeva racconti, ispirazione e saggezza. Il Salento però è come una madre un po' severa e spesso non lo ha ricambiato con lo stesso affetto. Cosicché la grandezza di Antonio ha tardato nell'essergli riconosciuta, considerata e supportata. Ma Antonio era testardo e sognatore, e il tempo gli ha saputo poi dare ragione. Adesso è sui libri di letteratura, viene studiato, gli vengono intitolati premi e biblioteche, ed è sempre ricordato nella splendida generazione di amici di cui negli anni '80 e nei primi anni '90 era il portavoce e il fulcro. A me piace ricordarlo così, con le sue parole. Voglio dirvi che quello che più mi aiuta, quello che più mi entusiasma, è il fatto che qua, in questo posto, io posso guardarmi quasi come fossi un altro, come se stessi parlando, guardando, sorridendo ad un'altra persona, ad un altro me stesso che io amo, che io stimo e che quasi sicuramente mi parlerà, mi sopravviverà. Sono un greco, anch'io. Non è una novità, ma che nel dirlo provo quasi un piacere nella pelle, una sorta di leggero e improvviso fremito che mi riempie il sangue, circola con esso, mi arriva in petto, in gola, negli occhi, diventa sussulto, tremore, quasi pianto.